Nel video di oggi vorrei analizzare una questione sulla quale ho sentito e letto tantissime discussioni nel corso degli anni e la questione è: si può imparare più di una lingua alla volta? Ho imparato svariate lingue nel corso della mia vita e quindi penso di aver accumulato abbastanza esperienza per poter dire la mia opinione con cognizione di causa su questo argomento. Quindi andiamo ad analizzarlo. Ci sono tanti poliglotti su YouTube che imparano 5-6 lingue alla volta, però queste persone sono persone che o hanno un talento particolare oppure hanno una condizione di vita, una situazione di vita che permette loro di dedicare tanto tempo al giorno a svariate lingue. Quindi non credo che sia sensato prenderli come esempio. Noi vogliamo parlare di cosa può realisticamente fare una persona qualunque, una persona media, ok? Intanto cominciamo con la mia esperienza personale. Io all'università ho provato ad imparare da zero o quasi da zero il francese e l'arabo allo stesso tempo, ok? Sapevo già un pochino di francese, ma proprio solo le basi. E questa esperienza di imparare due lingue alla volta, due lingue allo stesso tempo all'università per me è stata abbastanza un disastro. Cioè, nei 3 anni della triennale all'università ho dedicato alla fine tutto il mio tempo al francese, che dopo 3 anni ho imparato abbastanza bene, però l'arabo è finito completamente nel dimenticatoio e i progressi che ho fatto erano minimi. Dopo, una volta che ho finito la triennale e ho cominciato la magistrale, invece ho dedicato tutto il mio tempo all'arabo e ho quasi dimenticato il francese, cioè non ho dimenticato quello che avevo imparato, ma non dedicavo quasi per nulla il mio tempo all'apprendimento del francese. Quindi il risultato alla fine è stato che ho imparato prima una lingua e poi l'altra. Però nel frattempo mi tormentavo perché non stavo imparando l'altra lingua. Cioè mentre imparavo il francese mi tormentavo perché non stavo studiando l'arabo e viceversa. Ma al di là della mia esperienza personale, è possibile quindi imparare più di una lingua allo stesso tempo? Beh, sì, tante persone lo fanno, ma secondo me la domanda giusta che dovremmo porci è: ha senso farlo? Ha senso imparare due lingue alla volta o più di due lingue alla volta? Secondo me sì, ma solo in determinate circostanze. Andiamo a vedere quali. La prima, secondo me, è se avete già un livello molto avanzato in una di queste due lingue. In questo modo potete permettervi di trascurare un po' la lingua in cui siete già più avanzati per dedicare la gran parte del vostro tempo alla lingua più debole, quindi quella nuova, quella che conoscete meno bene. Potrete dedicare a questa lingua nuova, un po' più debole, tutto il tempo di cui ha bisogno senza preoccuparvi di non fare gli stessi progressi nella lingua in cui siete già più avanzati. La seconda circostanza in cui secondo me è possibile imparare più di una lingua alla volta è se vivete in un paese in cui si parla una di queste due lingue. Perché? Dunque, se vivete in un paese in cui si parla una di queste due lingue, potrete dedicare il tempo fuori casa all'apprendimento della lingua locale, mentre il tempo in casa all'apprendimento dell'altra lingua che volete imparare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando siete al lavoro, quando siete a scuola, quando siete a fare qualche attività sportiva o in qualche club nel quale si svolge una certa attività o con gli amici, potrete imparare la lingua del posto, la lingua locale, tramite l'esposizione quasi obbligatoria e passiva a questa lingua durante lo svolgimento di certe attività. Mentre fate queste cose, sarete immersi in questa lingua, volenti o nolenti. Quindi sarà facile per voi separare nella vostra testa l'apprendimento di queste due lingue. Una la imparo grazie all'esposizione, come dicevo prima, quasi obbligatoria e passiva, l'altra invece la imparo quando arrivo a casa volontariamente, in modo attivo. Mi siedo davanti al computer o davanti alla televisione o davanti a un libro, ascolto un podcast, guardo un video, leggo qualche pagina di un libro, prendo appunti, faccio esercizi, insomma,
faccio pratica in modo attivo e consapevole, di mia spontanea volontà. Un'altra cosa da tenere a mente quando decidete di imparare due lingue allo stesso tempo è che sarebbe meglio fossero due lingue abbastanza diverse, possibilmente che appartengano a due famiglie linguistiche diverse. Per esempio, cercate di imparare, non lo so, l'italiano e il russo, o il turco e l'inglese. Ma cercate per esempio di non imparare allo stesso tempo spagnolo e italiano, o italiano e francese. Rischierete di confondervi un sacco per via delle tante somiglianze e quindi di complicare il processo di apprendimento. Se invece le due lingue sono abbastanza diverse, il vostro cervello farà meno fatica a tenere le due lingue separate, in due scompartimenti separati, in modo tale che non si mescolino le informazioni. Quindi se proprio volete imparare due lingue molto simili, fatelo, ma cercate di farlo in due momenti diversi della vostra vita. Adesso però andiamo a vedere perché, secondo me, non ha molto senso imparare due lingue straniere allo stesso tempo o perché comunque è abbastanza svantaggioso. Di solito il nostro cervello ha bisogno di tempo per cominciare a lavorare in una certa lingua, anche in una lingua che conoscete già, cioè ha bisogno di tempo per ingranare, un po' come un riscaldamento prima di fare sport. E se continuate a passare costantemente da una lingua all'altra, sprecherete un sacco di tempo per far riabituare il vostro cervello a pensare in una certa lingua e per farlo arrivare al punto in cui è pienamente recettivo a questa lingua e quindi assorbe facilmente le informazioni. Cambiare costantemente lingua, secondo me, è un po' come distruggere ogni volta un pochino del progresso che avete fatto. Cioè è un po' come fare 5 passi in avanti e un passo o due all'indietro. Per farvi capire meglio, è un po' come smettere di fare ginnastica per 2 mesi e poi ricominciare. Chiaramente i vostri muscoli si atrofizzeranno e all'inizio avrete bisogno di fare degli esercizi più facili per riabituare i vostri muscoli a un certo livello di intensità dell'esercizio. Non potrete ricominciare sollevando lo stesso peso che sollevavate prima di smettere di fare ginnastica. Di conseguenza, se decidete di imparare due lingue alla volta, i progressi saranno più lenti e questo può diventare frustrante. Se invece decidete di imparare una lingua sola alla volta, probabilmente i progressi saranno un po' più rapidi e quindi i vostri livelli di motivazione saranno più alti. Quando vediamo progressi, tendiamo ad emozionarci e a sentire un maggior livello di entusiasmo verso l'apprendimento di questa lingua. E questo farà in modo che il vostro progresso sia a sua volta ancora più alto, perché quando siamo emozionati, quando siamo entusiasti di fare un'attività, la facciamo più spesso, la facciamo più volentieri e la facciamo spesso anche meglio, perché ci divertiamo e il nostro cervello è più ben disposto verso l'apprendimento di questa lingua, invece che essere chiuso e restio ad assorbire informazioni. Un altro lato negativo di imparare due lingue alla volta è che spesso ti troverai a dare più attenzione a una delle due lingue, il che ti farà sentire un po' in colpa perché stai trascurando l'altra. Questo magari non andrà poi veramente ad intaccare la qualità o la rapidità dell'apprendimento, però sicuramente non è bello sentire questo costante senso di colpa che ci dice è da una settimana che non tocchi il tedesco e stai studiando solo l'italiano. Non è bello sentire costantemente il senso di colpa o la pressione della lingua che state trascurando. Quindi scegliete, secondo me, una lingua e mettete da parte l'altra. La riprenderete in mano quando finalmente avrete raggiunto un livello soddisfacente nella prima lingua che avete scelto di imparare. Detto questo, se decidete comunque di imparare due lingue alla volta, come potete ottimizzare questo processo? Qual è il modo migliore di farlo, secondo me? Io penso che il modo migliore di fare questa cosa sia quella di dedicare delle giornate intere a una lingua, a ciascuna lingua. Cioè, per esempio, immaginiamo che decidiamo di studiare italiano e giapponese allo stesso tempo. Allora, il martedì
studierò solo italiano, il mercoledì studierò solo giapponese, il giovedì studierò solo italiano e il venerdì solo giapponese e così via. Dopodiché, per esempio, nei giorni dedicati all'italiano, per non abbandonare completamente il giapponese per una giornata intera, a fine giornata magari cercate di ascoltare, non so, un breve podcast o un breve video o leggere un paio di pagine di un libro, insomma, fare un'attività leggera che vi rinfreschi la memoria sulla lingua che non avete studiato in quel giorno. Insomma, fate semplicemente a fine giornata dell'esercizio passivo che non vi richieda di reimpostare il vostro cervello completamente nella lingua che non avete studiato in quel giorno e che magari vi prepari un po' ad affrontarla il giorno dopo. Ripeto, per me generalmente, a parte le situazioni che ho menzionato prima, è meglio evitare di studiare 2 lingue alla volta, ma se decidete proprio di farlo e siete assolutamente convinti, questo, secondo me, è il metodo migliore. Per questo video è tutto. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è fattibile studiare 2 lingue alla volta? Se sì, come? Se no, perché? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia stato utile e spero che vi sia piaciuto. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!